Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche e emotive per la seconda parte di marzo 2022. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi consiglio di andare ad ascoltare anche il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate la mia mail nel caso aveste bisogno di contattarmi e il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo 2022. Queste sono troppe, una sola per piacere, grazie. Wow, Leon. Cari amici della bilancia, Leon rappresenta la carta del giudizio. Quindi per qualcuno si parla di quello che è una sorta di risveglio spirituale. Per qualcun altro potrebbe fare riferimento a quello che è una chiamata magari da qualcuno che si conosceva in passato, perché comunque il giudizio ha un qualche tipo di connotazione che fa riferimento al passato, ok? Quindi, potrebbe essere magari un'idea che vi arriva, un qualche tipo di illuminazione, un qualche tipo di intuizione che vi arriva inerente a questa situazione o a questa relazione, magari proprio una chiamata da un punto di vista fisico, quindi una telefonata. Ecco, appunto, riconciliazione, una persona del passato sta tornando nella tua vita, cioè più chiaro di così non ve lo poteva dire. Poi abbiamo meriti, amore, sei degno di essere amato, bellissima carta questa, e qui abbiamo fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. E qui sento che potrebbe fare riferimento a quelle persone che sono in cerca, diciamo così, di quello che è l'anima gemella piuttosto che una compagnia, ma ci sono particolari influenze acquisite magari, crescendo, piuttosto che dall'ambiente sociale in cui si sta vivendo in questo momento, che comunque influiscono su quello che è, diciamo, il vostro metodo di ricerca, okay, o meglio, ehm, influiscono sulle credenze limitanti o potenzianti che avete per quello che riguarda la relazione amorosa o affettiva. Okay, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. 4 di coppe, partiamo subito con questa energia un po' pensierosa. Allora, 4 di coppe, l'eremita, il re di bastoni, il 2 di bastoni, l'8 di pentacoli. Wow, no, queste sono un po' troppe. Allora, il 4 di coppe parla di quello che è un'energia, ripeto, un po' pensierosa, siete un po' lì, ehm, certe volte, rappresenta anche quello che è un'energia un po' pessimista se vogliamo, no, il fatto di essere così concentrati, su quello che non si ha, mi verrebbe da dire. Ehm, per altri versi invece fa riferimento al fatto che c'è un qualche tipo di offerta che vi sta arrivando e che voi per certi versi non prendete in considerazione. Potrebbe proprio essere questo tipo di chiamata di cui si parlava qui, okay? Abbiamo poi anche l'eremita e denota proprio quello che è un periodo, una fase, se vogliamo, di solitudine, una fase di ricerca spirituale che state vivendo, una fase di è come se, per certi versi steste cercando di capire che cosa è valido per voi, qual è la vostra verità, Il re di bastoni potrebbe far riferimento a quello che è una persona, già presente nella vostra vita o, magari una persona a cui voi state pensando, okay, magari vorreste fare dei passi nei confronti di questa persona, che magari è la stessa persona del passato con cui voi vi volete riconciliare. E l'8 di pentacoli fa comunque riferimento normalmente a quello che è una sorta di lavoro, come se stesse dedicando del tempo per cercare di,
concretizzare questo tipo di riconciliazione, per cercare di portare wow, 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 wow. Il mondo è il cavaliere di denari. Dicevo, come se, avesse fatto quello che è un qualche tipo di sforzo per riuscire a riportare magari indietro la persona. Il mondo è una carta di forte, positività, parla della fine di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo. Quindi se qui siete in una fase dove, vi state concentrando magari su quello che solo su quello che avete davanti, come dice l'eremita, e non vedete le cose esterne, oppure viceversa siete un po' pessimisti perché vi state concentrando solo su quello che non avete, e da lì questo lavoro spirituale di cui mi parla l'eremita, alla fine della stesa arriva quello che potrebbe essere una persona, oppure l'andare avanti in questa situazione da parte vostra con un po' più di cautela, diciamo. Ma sento che per molti è una persona nuova che arriva, che è diversa da questo re di bastoni, che sento forse un pochettino più legato a questa parte della lettura. Ma andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo queste carte qui per voi, cerchiamo di spiegare un pochettino meglio. Allora, mostratemi il 4 di coppe per piacere, grazie. Allora, abbiamo l'imperatrice, abbiamo un 8 di coppe e abbiamo un fante di denari. Uhm, allora, per qualcuno questo concentrarsi completamente su quello che avete davanti, senza vedere magari le occasioni che potete avere intorno, no, ehm, è come se vi mancasse quello che è una sorta di stabilità, se vogliamo. Vi manca quello che è una certa sicurezza, l'8 di coppe parla del ricercatore, è la stessa carta dell'eremita e dice che praticamente state andando in cerca di quello che è la coppa che manca. Avete un qualche tipo di vuoto di tipo emotivo e avete bisogno di cercarlo all'interno di voi, di capire perché è presente questo vuoto emotivo. Per qualcuno potrebbe fare riferimento alla maternità, quindi al fatto che non si sia diventati ancora madre o padre, nel senso genitori intendo. Mhmm E con questo fante di pentacoli al contrario, potrebbe essere che c'è qualcuno che è come se non credesse ai miracoli, come vi posso dire? Vi sento lì un po' nella vostra zona di comfort, dove vi rendete conto che non state bene, vi rendete conto che manca qualcosa, vi rendete conto che non siete completamente appagati, okay, e comunque, nonostante questo, continua questa fase di eremita, cioè l'eremita è vero che è uno che parte per il viaggio spirituale, ma è in senso un po' metaforico, nel senso che può anche essere visto come una persona che continua a fare la sua stessa vita di sempre, però che è in fase eremita, si dice che cioè che proprio, è in questa fase di autoanalisi, se vogliamo. Però non è che ci sia una reale per adesso, poi andiamo avanti però, un reale appagamento del tipo di lavoro che state facendo. Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo un fante di guardate, di nuovo il 4 di coppe. Fante di bastoni e il 4 di coppe. Sì, siete focalizzati dentro e non vedete che c'è qualcuno che vi questo fante di bastoni che vi sta offrendo guardate le 2 carte una di fila all'altra proprio. C'è il fante di bastoni che sta offrendo la coppa e voi siete concentrati su queste 3 coppe qui. Non alzate gli occhi fondamentalmente, siete talmente concentrati su voi stessi da non vedere magari questa persona nuova che arriva. Andiamo a vedere il re di bastoni per piacere, grazie. Wow. 8 di pentacoli, la temperanza e di nuovo l'eremita. Allora, per qualcuno sento che questa relazione, e parlo di quella che voi state a cui state pensando, diciamo, sento che per qualcuno è una relazione nel luogo di lavoro e che è per questo probabilmente con un vostro superiore o sì, potrebbe anche essere un collega, ma sento di più che un superiore. Ehm Sento che comunque,
Di nuovo c'è bisogno di trovare quello che è un equilibrio tra, se vogliamo, la vostra parte emotiva, la vostra parte mentale e la parte pratica. E probabilmente è per quello che siete ancora in questa fase di eremita, state un attimino valutando che cosa sia meglio fare, come sia meglio, muoversi in questo tipo di situazione. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, perché il 2 di bastoni, così com'è, mi dice che non state nutrendo comunque molte speranze per quello che riguarda, ehm, il futuro con questa persona o in questa situazione, diciamo così. Infatti abbiamo un asso di coppe e un 7 di bastoni. Sì, non, per certi versi è come se non lo vedete possibile, magari davvero è un vostro superiore, ed è come se non, guardate, io non mangio carne rossa, però mi è venuto alla bocca il gusto dei fegatini. Quindi non so se per qualcuno possa risuonare, se magari è un piatto favorito della vostra persona di interesse, però io quando mi succedono queste cose io le dico. Ehm, okay, ehm, come dicevo, sento che con questo è come se non aveste la capacità, la voglia o la speranza, mi verrebbe da dire, di ideare, di creare, di pensare anche solo quello che è un futuro con questa persona. È come se tutti intorno a voi vi dicessero che è impossibile. Tutti intorno a voi vi dicessero: "Non ti innamorare perché non è meglio di no, insomma, è meglio lasciar stare", o almeno questa è l'energia che sento. L'8 di pentacoli è uscito qui ed è uscito anche qui, quindi rinnovo il fatto che potrebbe tranquillamente far riferimento a una situazione all'interno di un luogo lavorativo. Non mi veniva luogo. Allora, andiamo a vedere l'8, grazie, tante carte. Allora, abbiamo un 4 di spade, abbiamo un asso di pentacoli, abbiamo la regina di pentacoli e abbiamo la forza al contrario. Di nuovo, il 4 di spade è un po' la stessa energia dell'eremita, è un'energia che parla di prendersi un tempo per ricaricare le pile, prendersi un tempo per fare le dovute osservazioni, le dovute valutazioni. Quello che viene forte fuori, allora, per qualcuno può anche essere che dopo tutto questo periodo un po' così ci si butti in quello che è il lavoro e si trovi quello che è una nuova strada, perché comunque un asso di denari è un nuovo inizio. Poi vi ricordo che qui avete il mondo, quindi qua si conclude un ciclo, qui inizia già un ciclo nuovo, che vi porta comunque quello che è una stabilità. Manca forse quello che potrebbe essere un pochettino di coraggio per buttarsi in questa cosa, e mi parlano di fiducia in se stessi, quindi probabilmente per qualcuno bisogna lavorare sulla fiducia in se stessi. Andiamo a vedere il mondo di che cosa mi parla. 8 di spade e il 2 di pentacoli al contrario. Bisogna cambiare quello che è, il vostro modo di pensare, perché comunque l'8 di spade fa riferimento a quello che, sono i pensieri tossici, se vogliamo, i pensieri autoboicottanti, e il 2 di pentacoli al contrario mi dà da pensare che sia il caso di chiudere quello che è il vostro, stare in equilibrio tra 2 situazioni, che potrebbe essere la situazione dell'eremita con una situazione di coppia, piuttosto che avevate anche la temperanza, qua, quindi di nuovo sento che c'è bisogno di un qualche tipo di equilibrio, ed è per quello che avete anche qui il 4 di spade e 2 volte l'eremita. C'è bisogno di ritrovare quello che è una propria struttura interna, sento. Andiamo a vedere con il cavaliere di denari. Abbiamo un 5 di bastoni al contrario e un 6 di denari al contrario. Ehm, quello che sento, ancora una carta per piacere. Quello che sento, un sacco, no, una sola dai. Quello che sento è che per certi versi non ci saranno i conflitti di prima, non ci sarà, perché il cavaliere di denari è un cavaliere che quando arriva è una persona timida fondamentalmente, è una persona un po' diciamo sulle sue, però, proprio perché è timida fa piccoli passi in avanti, no, però quelli che fa sono poi reali, sono concreti, è una di quelle persone che quando arriva, arriva per rimanere. Quello che, ehm,
diciamo vedo un pochettino così, è che avete questo re di spade e il cavaliere di scusate, il fante di coppe. Quindi potrebbe far riferimento al fatto che questa persona sia determinata, nel farvi un qualche tipo di promessa. Qui non si allora, il 6 di denari va a gioco un po' con l'energia del cavaliere di denari perché è una carta che esprime un'energia del dare, ma il dare nel giusto quantitativo, Essendo al contrario qui, sento che parla molto di quello che potrebbe essere una sorta di generosità nei confronti, da parte di questa persona. E avendo anche il fante di coppe, che normalmente i fanti sono le persone che portano sono i paggi, no, sono le persone che portano comunque anche le notizie, può tranquillamente e fa riferimento anche in un altro mazzo è disegnato un po' diverso, però, fa riferimento a quelle che sono le scuse. Magari c'è qualcuno che sta tornando a chiedervi scuse. Ricordo che qui avevate la carta della riconciliazione, okay? Però non so, vi dirò, con questo re di spade, potrebbe essere che non captiate la persona così, mhmm, presa, nel senso che mi dà un po' l'idea che l'energia di questa persona sia un po' freddina, diciamo, ma potrebbe anche essere semplicemente perché essendo timida, non sappia bene come esporre diciamo la propria offerta, ecco, se vogliamo. Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli, vediamo che cosa vi dicono. Un ultimo messaggio per chiudere, per gli amici della bilancia. La farfalla. Wow, è una bellissima carta. Parla di una relazione che si evolve, scusate, alla prossima fase. Quindi può darsi che questa riconciliazione per qualcuno sia proprio l'inizio di quello che è un nuovo periodo. Vi ricordo che avevate il mondo, c'è la nascita di un qualche cosa di nuovo. Mi parla anche di crescita e di guarigione del bambino interiore. Wow, ma è una bellissima carta, ragazzi. Quindi si prospetta quello che è una potenziale riconciliazione, qualcuno che ritorna dal passato, voi che siete lì che non sapete tanto, però sento che se voi volete, potete. Se voi avete intenzione di ritornare con questa persona, potete. Nel caso non fosse con qualcuno da tanto tempo, potrebbe essere che queste energie facciano riferimento alle vostre paure del passato, perché comunque qui abbiamo meriti, amore e questa carta qua mi fa pensare, a chi ha come credenza limitante: "Io non merito amore". Perché ci sono molte persone, magari traumatizzate dall'età, infantile, che hanno questa convinzione, questa credenza di base. E quindi è un po' come se le carte vi, suggerissero, vi spronassero a lavorare su quello che è il vostro amor proprio, a lavorare su quello che è la fiducia in voi stessi, okay? Bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete condividere, potete commentare o iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!